tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questa splendida t-shirt che state già intravedendo. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Per realizzare questo progetto serviranno due ingredienti: uncinetto 3,5 e filato Marlene di casa Tessiland. Io ho acquistato la variante panna, ne ho acquistate 2 rocche da 250 grammi e questo è quello che mi è avanzato. Detto questo, marcapunti ago da lana forbici, possiamo iniziare. Come ormai vi ho abituate, inizierò la mia lavorazione su campione e quindi realizzerò una catenella iniziale che corrisponda alla metà della mia circonferenza più ampia, nel mio caso 40 cm, e che sia multiplo di 6. Raggiunta la misura aggiungo 4 catenelle e col filo sull'uncinetto entro nella quarta dallo stesso con una maglia alta, per poi procedere in una prima riga di ritorno interamente a maglia alta lavorando punto su punto. Finita la mia riga, realizzo una catenella, volto il lavoro e una maglia bassa nella prima maglia disponibile. Mi vado a marcare la maglia. Questa è la seconda riga di lavorazione del nostro motivo. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 2 maglie, entro nella terza e realizzo nella stessa maglia una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, quindi tutto nello stesso punto. 2 catenelle, salto di nuovo 2 e nella terza realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 2 maglie, nella terza ripeto il motivo, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, salto 2, una maglia bassa, quindi ripeto questo motivetto fino alla fine della riga che concludo con una maglia bassa nella terza catenella. Riga numero 3, 4 catenelle e mi marco la terza e lavoro dentro gli spazi di questi piccoli V, realizzando in ognuno col filo sull'uncinetto un puff a 3 gettate, quindi 1, 2 e 3. Concludo il mio puff lasciando 2 asoline sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. 2 catenelle, filo sull'uncinetto e nello stesso punto ripeto l'operazione fino a raggiungere un totale di 3 punti puff intervallati da 2 catenelle. Terminato il primo gruppo, vado ad intervenire nel secondo archetto e mi distanzio con una sola catenella, quindi abbiamo 2 catenelle di separazione tra i vari puff, ma dopo l'ultimo ne realizzeremo soltanto una. Filo sull'uncinetto, ci spostiamo nel punto V successivo e procediamo nello stesso modo con i nostri puff a 3 gettate, fino alla fine della nostra riga. Concludiamo la nostra riga con 2 gettate sull'uncinetto ed una maglia altissima nella maglia bassa sottostante che ho marcato per facilitarmi il lavoro. Ed eccoci. Riga numero 4. 4 catenelle, marco come consuetudine ormai la terza e adesso vado a lavorare solo negli spazi con filo sull'uncinetto, una maglia alta e una catenella, filo sull'uncinetto, spazio successivo, maglia alta e catenella, filo sull'uncinetto, spazio successivo, maglia alta e catenella. La riga numero 4 si struttura tutta così. Arrivati alla fine, dopo l'ultimo archetto, filo sull'uncinetto, entriamo dove ho il marker, quindi nella terza catenella della riga sottostante e chiudiamo con una maglia alta. Riga numero 5, 3 catenelle, marco la terza ed ora invece lavoro una maglia alta in ogni punto disponibile, compreso lo spazio catenella, quindi filo sull'uncinetto, entro nello spazio, realizzo una maglia alta, filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta e realizzo una maglia alta e arriviamo così fino alla fine della riga. Concludo la riga con una maglia alta nello spazio catenella, filo sull'uncinetto e l'ultima dove ho messo il marker.
Eccolo qua, è il nostro motivo. Dobbiamo continuare in questo modo fino all'altezza che desideriamo. Naturalmente deve corrispondere al sottomanica, quindi dalla lunghezza dove vogliamo che termini la maglia fino al sottomanica procediamo con il pannello di questa larghezza. Da qui andiamo a fare una catenella, una maglia bassa e continuiamo con i nostri V. Quindi 2 catenelle, saltiamo 2 e andiamo sulla terza maglia dove faremo una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, saltiamo 2, 2 catenelle, maglia bassa e così via. Quindi ripetiamo le righe 2, 3, 4 e 5 fino a raggiungere la nostra altezza. Dopodiché, raggiunta l'altezza, che io ipotizzo qui, andiamo a realizzare una serie di catenelle che resti multiplo di 6 fino a raggiungere la lunghezza di manica che noi desideriamo. Io ho deciso per una manica corta, quindi nel mio caso poi ho realizzato 24 catenelle. Arriviamo alla nostra lunghezza, tagliamo il filo, ci riagganciamo dal lato opposto e continuiamo con lo stesso procedimento, quindi lo stesso numero di catenelle più una questa volta. Perché nel mio caso io ho realizzato un pannello iniziale, vi faccio vedere, che avesse un totale di 8 righe di maglie alte. Una volta arrivata alla conclusione dell'ottava riga, eccola qui, io dovevo realizzare la riga con la maglia bassa e le 2 maglie alte per i punti V e quindi ho dovuto aggiungere soltanto una catenella a quelle volanti. Quindi 24 catenelle nel mio caso o comunque un multiplo di 6 da un lato, taglio il filo, altre 24 più una, dopodiché vado a realizzare la maglia bassa e continuo il motivo assolutamente come ho spiegato fino ad ora. Per completare del tutto la maglia io mi devo alzare realizzando questa parte più lunga, quindi la T vera e propria che comprende scollo e maniche, per tutto il mio scalfo, nel mio caso 17 cm, quindi ho una base di un pannello rettangolare fino al sottomanica, realizzo le catenelle multiplo di 6 da un lato e 6 più 1 dall'altro, perché mi fermo proprio dove devo iniziare con la riga numero 2 e quindi mi serve solo una catenella per alzare il lavoro. Mi alzo ulteriormente per tutto il mio scalfo manica. Una volta fatto questo, ripeto l'operazione perché mi servono 2 pannelli identici. Con i miei 2 pannelli completati li faccio baciare rovescio contro rovescio, quindi ho il dritto verso di me in questo momento e vado ad apporre i marker dove voglio andare a creare lo scollo. Nel mio caso io dagli estremi margini ho lasciato 20 cm e ho messo i miei marker. A questo punto volto sul rovescio in questo modo, quindi ho il rovescio verso di me e adesso vado a realizzare le cuciture che mi consentiranno di far diventare questi 2 pannelli un unico pannello e quindi vado a cucire un lato, taglio il filo, cucio l'altro lato e poi vado a creare queste 2 L, quindi cucio il sottomanica e tutto il tronco, taglio il filo e vado dalla parte opposta a replicare. Dal filo, dall'ultimo punto realizzato, mi vado a inserire nella prima maglia bassa del pannello successivo e ancoro tutto con una maglia bassissima seguita da una catenella. Volto il lavoro e prendo i punti di entrambi i pannelli chiudendoli a maglia bassissima in questo modo. Realizzo una catenella e procedo, punto successivo, maglia bassissima, lavorate morbide, una catenella e questo è il piccolo motivo, quindi maglia bassissima e catenella per tutte le nostre cuciture, dopodiché voltiamo sul dritto il nostro lavoro. Ho deciso di completare la mia maglia andando a stringere un pochino la parte finale delle maniche, quindi rivolto il lavoro una volta unito il tutto sul dritto e vado nel sottomanica dove ho proprio la cucitura che ho appena chiuso, mi ancoro con una catenella alla quale ne faccio seguire altre 2, così. Adesso vado a lavorare negli spazi, vedete, che ho
disponibili, realizzando molto semplicemente una maglia alta. Spazio successivo, maglia alta, spazio successivo, maglia alta e così via per tutto il giro. Chiudo nella prima maglia eseguita con una maglia bassissima e da qui mi rialzo con 3 catenelle oppure con una maglia bassa sull'altra come mio solito e realizzo un giro costituito da una maglia alta e una diminuzione, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto, ripesco il filo, entro direttamente nel secondo, ripesco il filo e chiudo in 2 volte. Ora realizzo una maglia alta e successivamente un'altra diminuzione. Procedo in questo modo per tutto quanto questo secondo giro. Mi ancoro sempre con una maglia bassissima e questa volta invece vado a realizzare un giro interamente di maglie alte lavorando le maglie punto su punto. Una volta fatto questo, taglio il filo e replico naturalmente l'operazione nell'altra manica. Nascosti tutti i fili, ecco lo spettacolo che ci troviamo davanti. Sicuramente nelle immagini di copertina renderà molto meglio questa maglia che vi posso assicurare essere davvero eccezionale. Questo filato mi ha davvero stupita e vi dico anche che ho utilizzato 350 grammi per realizzare questa maglia taglia S. Mi sono avanzati 200 grammi, quindi ho acquistato 2 rocche e molto probabilmente andremo a realizzare un altro componente del completo. Pensavo magari a una gonnellina, vediamo, forse un paio di pantaloncini. Ora mi organizzo. Che cosa ne pensate voi? Fatemelo sapere. Io personalmente non vedo l'ora di indossarla. Se il tempo dovesse magari farci la grazia di riscaldarsi un pochino. E come al solito vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Vi invito come sempre a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione e come sempre vi do appuntamento a lunedì prossimo con un nuovo tutorial.